Oggi il vento soffia a più di 30 nodi. Fuori da questa baia le onde sono alte più di 2 metri. Credo che sarà una prova molto impegnativa. Siamo a Mandelieu-la-Napoule, a 2 passi da Cannes, dove c'è lo Yacht Center europeo di Sea Ray. Il cantiere è uno dei produttori leader nel mondo. Sappiamo quanto siano famosi i suoi motoscafi e da qualche tempo la gamma si è arricchita di yacht sempre più grandi. Oggi proviamo il 510 Sundancer. Qui c'è lo champagne, ma lo apriamo solo se la prova va bene. È lungo più di 15 metri, largo quasi 5 metri e ha un peso a secco tra 17 e 19 tonnellate, secondo la motorizzazione e la propulsione. È costruito negli Stati Uniti e la silhouette fa immediatamente capire a quale cantiere appartenga. Ma ciò che vogliamo scoprire oggi è il suo comportamento in navigazione in condizioni non ideali. Prima però vediamo il layout. Il ponte di prua è lunghissimo, da vera sportiva. C'è un prendisole, ma potrebbe essercene anche un altro. La battagliola è alta perché Sea Ray non dimentica mai la sicurezza. Torniamo al look. Guardate l'inclinazione del parabrezza, la tuga, i fianchi, che sono in gran parte vetrati. Nel pozzetto hanno realizzato un divano disposto su 3 lati e i posti sono 7. Il tendalino estraibile ripara dal sole. Il salone è speciale, il salotto è lunghissimo. Al posto del sedile di pilotaggio possono montare un divano girevole per guidare e rivolgerlo verso l'altro divano. Il wet bar è elegante ma anche funzionale perché lo splashback contiene gli schizzi mentre si preparano gli aperitivi. C'è il frigo e il portabottiglie, ma non è questa la cucina principale della barca. Come sempre su questa tipologia di yacht, la differenza in termini di abitabilità può farla il tettuccio. Questo è grandissimo, si muove silenziosamente ed è molto bello. La plancia è un po' tradizionale, ma molto efficace. Ci sono 2 grandi display e gli orologi. In pratica potete leggere i dati dei motori qui, qui, qui e qui. Di solito in barca resto sempre sul ponte principale per godermi la luce, il sole. Però sul 510 Sundancer posso fare un'eccezione. È uno spazio introvabile su altre barche di questa misura e anche su scafi più grandi. Guardate quanto è arioso, quanto è luminoso, quanto è ampio. Qui, sotto coperta, è come essere sul main deck. Guardate. Al posto del salotto si può avere una cabina con 2 cuccette, ma anche questo divano può diventare una cuccetta per 2. Questa è la cucina principale e anche se siete chef con parecchie pretese, qui potete trovare tutto l'occorrente. Quando guardate un Sea Ray dovete osservarlo ovunque, anche sotto i paglioli. L'impianto idrico, per esempio, ha tubazioni indipendenti per ogni utenza, una vera rarità. Ed è raro trovare su un'imbarcazione una cabina così squadrata. Dà una sensazione di notevole ariosità. L'altra cabina matrimoniale è a prua e la tastiera del letto è regolabile elettricamente per leggere un libro o per guardare la TV in modo più comodo. Si possono scegliere 3 diversi allestimenti con variazioni di essenze, tessuti e colori. Entrambe le cabine hanno il proprio bagno en suite. Questo è quello armatoriale, con la zona lavamani in cabina e la doccia e la toilette separate. Quando ti siedi al posto di comando di un Sea Ray ti senti subito a tuo agio. La poltrona è morbida, anche il tessuto è piacevole da toccare.
Però c'è un problema. Sapete quanto costa questa sedia? Come una moto di alta gamma e non ha il motore, però ci sono un sacco di leve per regolare la posizione che preferite. Sea-Ray propone per questo modello, il 510 Sundancer, due diverse motorizzazioni e due diverse propulsioni. I motori sono sempre i Cummins turbo diesel da 550, come in questo caso, o da 600 cavalli. La propulsione può essere in linea d'asse oppure Zeus. Qual è la differenza? Beh, con la linea d'asse avete la massima affidabilità, anche una maggiore economia nel costo d'acquisto dell'imbarcazione e potete contare su un assetto praticamente perfetto. Con lo Zeus avete il vantaggio di una maggiore manovrabilità grazie al joystick e di una più elevata efficienza. Un comandante professionista sceglierebbe probabilmente la linea d'asse, ma volete mettere la comodità del joystick Zeus con funzioni come Skyhook per tenere la barca ferma in una determinata direzione e posizione anche in giornate come questa, con vento fortissimo e mare mosso. Allora, pronti? Andiamo a provarla? Gas! Porto i flap nella posizione più bassa per favorire la planata. Sono seduto anche molto in basso per essere comodo con i piedi appoggiati sul pagliolo, ma continuo a vedere perfettamente l'orizzonte. E sono nella fase più critica, il momento in cui si passa dal dislocamento alla planata. La velocità è di 12 nodi e... sì, stiamo per entrare in planata. Ok, ora ci siamo. 13 nodi e mezzo. I motori sono a 2100 giri minuto. L'assetto mi piace. Non abbiamo la versione dei motori più potente, eppure anche in questa fase difficile la barca si comporta molto bene, reagisce prontamente. Per adesso siamo protetti da questo promontorio e il mare qui è ancora abbastanza calmo. Tolgo un po' di flap man mano che la velocità cresce e riesco a tenere sempre un ottimo assetto, con perfetta visuale e angolo di corsa ideale per guadagnare nodi senza troppa resistenza. La tecnologia con cui è costruita questa imbarcazione, l'infusione sottovuoto, permette di ottenere una struttura non solo molto solida e leggera, ma anche resistente e priva di vibrazioni. Beh, poi Sea-Ray ha una grande esperienza anche nel montaggio di tutto l'allestimento dell'imbarcazione, dai mobili agli impianti. Siamo a 25 nodi, 2700 giri motore e il consumo di carburante è di circa 8 litri per ogni miglio di navigazione. Qui si cominciano a sentire le onde. Il vento oggi non ha smesso di soffiare neanche per un attimo e il mare è andato aumentando minuto dopo minuto. A proposito di aumentare, aumentiamo anche un po' il gas. E togliamo i flap, vediamo cosa succede. Liberiamo la carena che in questo modo oppone meno resistenza. L'assetto cambia leggermente, l'angolo aumenta, però la barca viaggia più veloce. Qui le onde sono davvero alte, ma è incredibile come si continua ad avere lo stesso comfort che avevamo quando navigavamo in dislocamento in acque calme. E c'è un motivo: la V di questa carena a poppa è di ben 19 gradi, davvero molto profonda. Immaginatevi quanto è più profonda a centro scafo, dove l'onda sta battendo in questo momento, e a prua, dove la apre. È per questa ragione che guardate quanto è stabile la barca anche se stiamo navigando sul mosso. Quello che mi stupisce è che comunque riesce a tenere molto bene la direzione, non rolla troppo e non ho bisogno di correggere il timone. Va esattamente dove voglio anche senza necessità che io la controlli continuamente. Ok, abbiamo navigato con mare in poppa, ma la situazione peggiore, con questa onda così ripida, è sicuramente andando al traverso ed è quello che facciamo adesso. Ho corretto lo sbandamento con i flap, ma non ce n'è bisogno. La tenuta di rotta è straordinaria anche in questa direzione. Stiamo navigando al massimo,
a 26 nodi e mezzo di velocità e a 2800 giri motore. Adesso invece ci lanciamo contro le onde e contro il vento. Guardate l'inclinazione, la sbandata dello scafo è notevole proprio per effetto della sua V stretta. Ora prenderemo parecchi spruzzi, per forza, li solleva il vento che li porta sopra la coperta. Ecco, in questo caso, navigando con mare in prua, abbasso un po' i flap. L'assetto è quello giusto e anche contromare la velocità in questa situazione è comunque elevata, 20 nodi. 20 nodi per non sbattere, ma potremmo andare anche più veloci. Il nome di molti sport yachts e sport cruiser di Sea Ray è da molti anni sempre lo stesso, Sundancer. Ma questo 510 ha davvero qualcosa in più, un segno della continua evoluzione tecnica e stilistica del cantiere. Ah, già, merita il brindisi.